Ciao a tutti! Oggi un classico, anzi due, della pasticceria americana. I brownies e i cookies. In un'unica parola, i brookies. Seguitemi fino alla fine per vedere come realizzare queste bontà. Per preparare i brookies si comincia con l'impasto dei cookies. In una ciotola io ho già messo il burro morbido che andrò ad ammorbidire ulteriormente prima di aggiungere gli zuccheri, poi le uova, le polveri, farina, lievito e sale e infine il cioccolato fondente tritato e le nocciole tritate. Cominciamo. Utilizzo uno sbattitore elettrico al minimo della velocità. Volendo potreste usare la planetaria, ma essendo una piccola quantità è consigliabile appunto uno sbattitore elettrico. Volendo potrete usare anche una frusta a mano. Aggiungo gli zuccheri, zucchero semolato e zucchero di canna e amalgamo nuovamente. Ora che il burro e gli zuccheri si sono amalgamati, posso aggiungere le uova a temperatura ambiente e aggiungo l'uovo in 2 volte. Ora che è stato incorporato, aggiungo la seconda parte. Mi aiuto con una spatola per recuperare bene sui bordi. Ora aggiungo le polveri, farina, lievito e sale che io ho già premiscelato e setacciato. Le setaccio nuovamente e le aggiungo in 2 volte. Le polveri sono state incorporate, aggiungo le nocciole tritate e il cioccolato fondente tritato e amalgamo nuovamente. Ecco l'impasto che abbiamo ottenuto. Ora lo metterò all'interno di una pellicola, creerò una specie di salsicciotto che andrà in frigorifero per circa 70-75 minuti. Lo appiattisco un po' in modo da renderlo un pochino più sottile. E lo ripongo in frigorifero per 70-75 minuti. Creare il salsicciotto ci aiuterà in seguito a formare delle palline. Ora che è trascorso il tempo di riposo dell'impasto dei cookies in frigorifero, possiamo preparare l'impasto dei brownies. In una ciotola io ho messo il cioccolato fondente con il burro e ora li farò fondere. Consiglio di utilizzare il burro a temperatura ambiente in quanto fonde prima rispetto al cioccolato, quindi sfrutteremo il calore del burro fuso
per aiutare il cioccolato a fondersi, in modo che poi la struttura finita, vale a dire cioccolato e burro fusi insieme, abbiano una temperatura di circa 35 gradi. Ora che il cioccolato e il burro sono completamente fusi, possiamo proseguire. All'interno di una ciotola io ho messo gli zuccheri, ossia zucchero di canna e zucchero semolato. Aggiungo le uova a temperatura ambiente e amalgamo con una frusta. Non serve montare, devo solo amalgamare le uova con gli zuccheri. Ora verserò il composto cioccolato e burro fusi all'interno delle uova e lo zucchero e gli zuccheri. E amalgamo con una frusta. Sotto la frusta sentirete che il composto si addenserà, ma è del tutto normale. Ora aggiungo le polveri che io ho già premiscelato e setacciato, ossia farina, cacao e sale. È una piccola quantità, quindi l'aggiungo tutta in una volta. E amalgamo con una frusta. Infine la granella di nocciole che andrò ad amalgamare questa volta con una spatola. Ora potremo cominciare ad assemblare i nostri brookies. Io ho preparato degli anelli da 3,5 cm di altezza e 7 cm di diametro, li ho imburrati e li ho foderati con carta da forno. Ora verserò il composto brownies all'interno di una tasca e andrò a dressarlo all'interno degli anelli. Ora dresserò all'interno di ogni anello 40 grammi di brownies. Ora distribuisco e liscerò bene il composto all'interno degli anelli, aiutandomi con una piccola spatola. Ho recuperato il salsicciotto di cookies dal frigorifero. Ora lo divido in 7 parti e con l'aiuto di una bilancia formerò delle palline da 40 grammi. Consiglio l'utilizzo di guanti per evitare di impiastricciarsi troppo le mani.
Ora formo una pallina che vado ad appiattire e ad appoggiare al centro del brownies. Continuo alla stessa maniera con il resto dell'impasto. Ecco i brookies che sono pronti per essere infornati a 155 gradi ventilato per 18-20 minuti. Ed ecco i brookies cotti. Bellissimi e profumatissimi. Ora attendiamo che si raffreddino completamente prima di rimuoverli dall'anello. Mentre attendiamo, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella per non perdere neanche una ricetta. E a proposito di ricette, vi ricordo nuovamente che sul sito Cooking Me Softly potrete trovare in vendita il mio nuovo ebook con 20 ricette inedite di crostate. Crostate moderne, ma anche qualcuna un po' più semplice e rustica per chi magari si sta avvicinando alla pasticceria o magari per chi ha voglia di un dolce semplice, veloce e buonissimo. Ecco il brookies raffreddato e rimosso dall'anello. Io in realtà li ho rimossi quando erano ancora tiepidi, non ho atteso che si raffreddasse completamente. Ora il dolcetto potrebbe essere così terminato, ma per renderlo ancora più goloso andrò ad applicare un dischetto di cioccolato fondente precristallizzato che scioglierò con una pistola termica. Se non doveste avere la pistola termica potrete utilizzare un asciugacapelli con un diffusore oppure, in mancanza del diffusore, appena tirate fuori i brookies dal forno, rimuovete gli anelli con la carta da forno, applicate il dischetto di cioccolato e il calore farà in modo che questo si sciolga. Io ho realizzato dischetti da 8 cm di diametro, quindi 1 centimetro più grandi rispetto ai brookies. Una nocciola dorata e il nostro brookie è terminato. Prima di gustarli
ovviamente dovremo attendere che il cioccolato cristallizzi nuovamente. Proseguiamo alla stessa maniera con tutti gli altri. Ed ecco i brookies pronti per essere gustati. Spero che il video vi sia piaciuto, una merenda, una colazione semplice e golosa. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per non perdere neanche una ricetta. Se doveste realizzare qualche mio dolce, mi raccomando, taggate non me, ma Cookie Me Softly Food Blog, in modo che io possa vedere ciò che realizzerete. Inoltre, se avete voglia, per sostenerci potrete abbonarvi al canale. Infine, potete trovare sul sito Cookie Me Softly il mio ebook con 20 ricette inedite di crostate. A presto e grazie. Ciao!